Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Michele. Buongiorno a tutti, ciao Lorenzo. Ciao. E perché rifacciamo questo video? Dico rifacciamo perché la 500 di Michele l'abbiamo già fatto la recensione dopo 2 anni e 56.000 km e avevamo fatto anche la Tesla e da lì si è scatenato un po' l'inferno. No, Molte domande. Molte domande, Giuste molte anche. critiche, molte critiche anche critiche. per questo benedetto elettrico che non si capisce o forse non viene capito. Per me c'è molta disinformazione, in alcune domande che la gente mi fa, tante, la maggior parte delle critiche mi viene fatta da chi non l'ha mai provato. E quindi che si basa su luoghi comuni, come molte cose che io non ho trovato in 3 anni di 500 e praticamente in 2 di Tesla. Ce ne sono difetti, sì, ci sono i suoi pro e i loro contro, come in quasi tutte quante le auto. C'è solo da cambiare anche la mentalità di utilizzo dell'auto, tenendo conto che la media delle persone fa 15.000 km l'anno, più o meno, una media, poi c'è chi ne fa 40 e chi ne fa 2. Se tu prendi mio papà fa 3.000 km l'anno, sì. E poi c'è una questione di costi e secondo me l'elettrico è adatto soprattutto a chi fa un po' più strada perché lo ammortizza di più. Se chi fa poca strada, per me attualmente con i costi che ha non è consigliato. A meno che uno oltre si sfizia. Io ho un collega che abita in una città che spesso gli fanno il blocco. Per carità, lui ha i permessi perché abitano, però lui può correre tranquillamente perché con l'elettrico vai dentro. Esatto, anche quello può essere un'idea. Sì, e poi il vantaggio, in alcune città ci sono le strisce blu che non paghi, che è sempre un vantaggio, dove ci sono €1,50 all'ora, attualmente puoi usufruire di questo servizio. L'esenzione del bollo per 5 anni, poi il bollo a costo ridotto, che bene o male, tenendo conto che le elettriche hanno diversi cavalli, se pagassi il bollo in un termico ha un'incisione nei costi finali. Le assicurazioni agevolate italiane, anche poi vedremo i dati che li ho portati perché più di qualcuno ha chiesto delle assicurazioni di questo stato, portiamo le prove. Perché qua siamo... Esatto, no, tutto documentato, la macchina ha fatto tutti italiani regolari in Fiat, quindi fatto controllare anche l'ultima volta il controllo della verifica della batteria, che le batterie non vanno. A 60.000 km aveva un'efficienza del 98%. Quindi ho perso il 2%. Tieni conto che è un'auto che ha il 95% ha caricato a casa, fai conto un 3% alle colonnine, quelle AC, e in DC ha caricato proprio pochissimo, che siamo trovati, che dove ho fatto dei test di fare giri lunghi, di conto che è un'auto che nasce da città o extraurbano corto, e che per il servizio che lei ci ha dato per noi è stato ottimale, non abbiamo mai avuto un problema, come ti dicevo prima non ho mai cambiato una lampadina, e ha fatto solo i tagliandi, inversione delle gomme e la sostituzione delle gomme le spazzole terzi. Ma quelli sono consumi normali? Consumi normali che hanno tutti qua, e tra l'altro le gomme le abbiamo cambiate a 51.000 km. Okay. Sì, non a e 20.000. Neanche pagate? No, una follia. 90 euro a gomma, Toyo, 4 stagioni, non adatte, sì, non proprio specifiche per l'elettrico. Devo dire, non mi sono accorto della differenza dei consumi, sì. Che se guardi i dati che dichiarano è lo 0, qualcosa di risparmio, però sai, sono più adatte, meno adatte. L'importante è che abbiano il carico XL, che portano peso perché la macchina è pesante, esatto. Quindi queste qua ce le hanno, ci siamo trovati bene, cioè, non abbiamo speso 1.000 euro di gomme e neanche le abbiamo cambiate a 20.000. Esatto, 50.000 è normale. 51.000, di solito cambio sempre su quella chilometraggio lì, così. Ok, quindi adesso l'auto ha 3 anni, perché ha 3 anni praticamente, 75.000 km, quindi di strada ne ha fatta, non è che non abbia fatta strada, quindi tutte queste cose qua che vengono dette e commentate brutalmente, perché a volte certi commenti sono proprio pesanti, ma noi accettiamo tutto, tanto sì, io non devo venderti l'auto, tu non devi vendermela a me, no. E quindi noi siamo qua solo per portare a conoscenza la mia esperienza. Esatto, la tua esperienza reale, quindi anche tutti i dati che adesso portiamo delle assicurazioni, bollo, cioè bollo che non c'è, tagliandi, quelle cose là, sono dati reali, dati che Michele ha pagato e quindi non si può dire ah no, non è vero, sono qua, sono scritti, quindi più di quello non si può dire. Quello che noi vogliamo far capire è che
chi prende un'auto la prende per varie caratteristiche. Giusto, vero. Non penso che uno si prenda una 500 termica per andare a sua sì, per andare a fare 1000 km al giorno. Esatto, no, assolutamente. Si prende una macchina un po' più comoda, magari anche un po' più grande. Nasce con quel concetto. Esatto. Chi abita, non so, in città, chi abita o vuole una macchinina piccola per metterla dove vuole. Questo è perfetto. La parcheggi dappertutto. Sì, quindi secondo me non c'è il giusto e il sbagliato, c'è in base alle esigenze. Uno prende le auto in base alle esigenze, tutto qua. Adesso facciamo un giro veloce intorno all'auto, guardiamo gli interni, come se si sono usurati e cose del genere, e poi vediamo. Ecco, facciamo un giro veloce così, tanto l'auto abbiamo già fatto la recensione, se volete andarla a vedere vi lascio il link in descrizione. Queste sono le gomme che parlavamo prima, adesso hanno già fatto praticamente 24.000 km, sì. Quindi sono perfette, sempre 4 stagioni. L'auto è ancora perfetta, non ci sono sbiadimenti, non c'è niente di niente, viene usata sì, perché per fare tutti quei chilometri là viene usata. Eccola qua, la nostra 500. Ma questo vuole essere un video più che altro per parlare dei consumi e dei costi di un'auto elettrica, perché dopo tireremo dentro anche la Tesla assieme per vedere quanto ha pagato Michele a vivere in elettrico e correre in elettrico. Adesso guardiamo gli interni, vi faccio vedere un attimo veloce. Eccoci qua, guardate, sono praticamente perfetti. Anche i sedili non hanno nessun segno di usura, di niente. Comunque per fare 75.000 km un po' di ore si sta ed è ancora perfetto. Guardate qua. Poco da... Sì, bei materiali, bei tessuti, e vi faccio vedere anche la plancia davanti. Poi parleremo anche un attimo di consumi in autostrada, visto che c'era stato chiesto. E mi sembra tutto regolare, anche il pannello porta ancora perfetto, cioè non c'è segno di sbiadimento né di niente. Bene, adesso allora saliamo in auto e parliamo un po' di costi. Bene, adesso siamo qua in auto e facciamo una piccola chiacchierata con Michele, così vediamo un attimo quanto ha speso in questi 3 anni tra tagliandi, assicurazione. Magari accenniamo anche qualcosa di Tesla. Va bene, casomai alla fine, ok. Va bene. E allora io partirei intanto con i consumi, perché una persona mi aveva chiesto, mi ricordo, in autostrada 110-120 quanto consuma? Allora, in autostrada è una fascia di consumo elevato, come si sa, come le auto elettriche è il loro problema, in autostrada tendono a consumare. Quindi la 500 è un'auto che non è nata per andare in autostrada, noi l'abbiamo usata e provata anche in autostrada. Sai che in autostrada sei sui circa i 4 km a kilowattora. Ok. Con 2 persone dentro, magari una borsa c'era, clima acceso e la ricarica cellulare. 4 km fa. Mentre nell'uso quotidiano tra urbano e spesso extraurbano, lei ha 3 fasi, possiamo chiamare 3 fasi, dove c'è l'inverno, le mezze stagioni, che è la primavera e l'autunno, e l'estate. Sono anche molto ravvicinate. D'inverno fai dai 5 ai 6 km al kilowattora, tenendo conto che è un'auto che non ha la pompa di calore. D'estate 6 a 7, usando sempre il clima acceso, e nelle mezze stagioni 6 a 8 km al kilowattora. Quindi calcolando che se tu scaricassi tutti i 37 kW disponibili della batteria, vai dai 215-220 ai quasi 300 del 290 Ho trovato uno una volta che stava caricando una colonnina, abbiamo fatto 2 chiacchiere che ce l'aveva uguale, la moglie faceva spesso il cittadino, lui superava i 300 tranquillamente. Ovviamente usando la funzione di ricarica della Ampere che rigenera la corrente di ricarica, qualcosa guadagnava di più, e quindi rispetto all'extraurbano. E queste sono più o meno le fasi di consumo che ti portano dai 220 ai quasi 300. In autostrada sei scarso, in autostrada
non arrivi a 200 km. Non nasce per questa, per carità, nulla è impossibile. Io l'ho provato il viaggio, l'ho fatto, sai che ti devi fermare spesso. Però concettualmente non nasce. Mentre Tesla, avendo la batteria più grossa, ha un'efficienza diversa, avendo una pompa di calore. Ma quanto fa la Tesla, se ti ricordi così? La Tesla più o meno si assesta sui stessi consumi. Ho visto, tenendo conto che ho io la RVD, quindi solo motore posteriore con la batteria piccola. Siamo andati a Roma e abbiamo fatto 2 soste, una colazione, abbiamo ricaricato i Free2X, tanto andavo in bagno, anche perché bisogna fermarsi una volta. Sì, carità, io sono uno che ogni 2 ore si ferma lo stesso, anche col termico, perché a riposo gli occhi, andare al bagno e bere un caffè lo trovo molto più. Per carità, ho fatto anch'io le mega tirate perché avevamo urgenza per lavoro, ma se serve un'auto così, compri quella con la batteria più capiente e riesci a tirare anche con una sosta. Le velocità di ricarica sono elevate perché in autostrada le colonnine in DC sono molto potenti. Ovviamente tieni conto che 500 in DC carica 85, la Tesla, quella che ho io, carica 170, è il doppio. Okay. Quindi per caricarla a 20 minuti? A 20 minuti fai tranquillamente dal 25 al 75% senza nessun problema. Quindi vai all'autogrill, per dire, esatto. Bevi un caffè, esatto. Fai lo scontrino e tutto. 20 minuti che vai in bagno, ti vogliono sempre. Tieni conto che è inutile andare a caricare al 70%. Devi sempre andare sotto il 40%, perché se tu vai a caricare al 70% la carica è un po' più lenta. Esatto. O più lenta. Mentre se la carichi sei tra il 25 e il 30, è molto più veloce perché parte subito in bomba. Questo è un po' il concetto della guida in autostrada. È una guida diversa, è una maniera diversa di porsi. Poi se uno è smanettone, come uno mi ha chiesto, ma io devo andare a Roma e col tempo zero, allora no, io ti dico di no, per ora, a oggi non è l'auto per te. E quello che dicevamo all'inizio va preso in base alle esigenze? Alle esigenze, tieni conto che se uno fa quei chilometri che fa all'anno, guarda, un mio carissimo amico ha la Cupra Born, che è della moglie, lui carica una volta ogni 10 giorni. Lei la usa in città, carica una volta ogni 10 giorni perché fa quei pochi chilometri, gira, se c'è un blocco traffico lei va dentro lo stesso e non ha problemi e quindi ha sta agevolazione. Dopo se uno ha la fortuna di avere, anche là alcune domande sono state sulla carica, non è obbligatorio avere il pianto fotovoltaico batteria di accumulo. Se sei uno accorto nelle tariffe energetiche puoi caricare tranquillamente a casa, perché ti faccio presente che io avendo 2 macchine, ma l'inverno adesso il pianto fotovoltaico produce poco, niente, e quindi tiro dalla rete. Poi guardiamo la bolletta e tutto, facciamo 2 calcoli che sono 2 calcoli proprio così veloci senza andare in precisione. Facciamo adesso, dai, che così vediamo un attimo. Va bene, ok, allora guarda, la bolletta che ti parlavo prima, la bolletta di novembre, giusto per parlavamo. Sì. Così mettiamo già dei prima del cambio gestore, sì. Io ho speso la bolletta di novembre 344,27 €. Bene. Con un consumo di 1103 kW. Con 2 auto? Con 2 auto e la casa, ovviamente okay. Casa in 4 con lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, televisioni, congelatore, duci e varie cose elettriche che a volte non ci accorgiamo neanche di avere in carica, ma sono appese. Esatto, è tipo anche il modem internet e qualcosa, sono sempre è piccolo ma consuma, tenendo conto che ho visto che la mia abitazione mezzo kWh fisso minimo lo consuma. Sì. Tenendo conto che noi facciamo una media di 4.000 km al mese tra io e mia moglie in 2 auto, quindi 4.000 2000 e 2000, esatto. Ho fatto una media dell'auto che avevo prima, delle 2 auto che avevamo prima, e abbiamo deciso di mettere 15 con 1 litro. Okay. Potevamo mettere anche qualcosa meno, ma facciamo 15 con 1 litro. E il conto che abbiamo fatto prima dei 4.000 km, giusto? Sì. Diviso i 15 con 1 litro sono 266,7 litri per 1,60 €, mettiamo, costa un po' di più adesso ho visto, ma comunque siamo sui 430 €. Mi tornano i soldi solo di gasolio, che sono quelli che spendevo prima tra i 4 e i 500 € al mese di gasolio. Okay. E quelli li spendevo prima. La bolletta adesso, che come ti dicevo era di 340-44, sono 100 €? Sì, ma più a casa.
ok? Quindi è giusto per tirarvi fuori dei dati reali. Sì, in questo caso di una delle ipotesi, non ipotesi, scusa, è uno dei dati che con l'impianto che produce praticamente poco. Esatto, sì, che è più giusto. 4-5 kWh. Quindi il caricare a casa basta fare un aumento di potenza e l'auto la carichi. Certo ci vogliono più ore, ma non è che tu di solito la carichi, scarica, tu vieni a casa sera, la parcheggi e la metti in carica, noi facciamo sempre così. E non te ne accorgi neanche, l'auto è là in parcheggio di casa, in garage, anche se uno in condominio può caricarla nel suo parcheggio del condominio se ce l'ha dentro, poi se è fuori non può avere la possibilità, là comincia a diventare un problema diverso. Un problema diverso che uno ha. Noi questa esigenza, sì, questo problema non ce l'abbiamo, quindi riusciamo a gestirsi le due auto e ci siamo accorti che il giro economico sta in piedi. È vero, ci sono i costi iniziali, ma ora se anche uno vuole comprare un elettrico, tipo, facciamo un esempio, vuole acquistare questa 500 di 3 anni e se ne trovano in giro di dentro un noleggio con 30.000 km, ti chiedono 15-16.000 euro, adesso col discorso del mercato che non si vende, quindi è un'auto che secondo me diventa già appetibile. I costi sono scesi in alcune parti, in alcuni produttori hanno ancora i costi alti. È una discussione del marketing, di cose che non possiamo andare dentro noi di scelta. Io ho visto i prezzi che ha proposto Tesla per fare il trimestre a dicembre, che una collega di mia moglie l'ha comprata, cioè l'ha pagata una Model Y 40.000 euro con un anno supercharger gratuito. 40.000 euro una macchina da 4,75 m, capiente, cioè, sì, diciamo che cominciano a essere alcuni costi i produttori europei, è vero, sono ancora alti, ma si adegueranno i costi, adesso non lo so con la rivoluzione, perché c'è un casino, non so cosa. Sì, qua vedremo come andrà il via, quindi, però tengo conto che io sto presentando, come abbiamo parlato, i miei costi. Esatto. Il bollo non si paga. E poi qua ho portato anche le fatture dei vari tagliandi che anche là mi hanno chiesto. Io ho sentito prezzi a volte assurdi in giro di gente, secondo me chiedere anche un preventivo prima di farlo. Guarda, io ho fatto il tagliando di 15.000 dove c'è il filtro antipolline, che quello i controlli vari e l'inversione dei pneumatici, 60 euro, fallo vedere. Guardate qua, spero sia a fuoco, e questi sono i prezzi dei tagliando dei 15.000 km. Tagliando di 30.000, un po' di materiale di consumo, di vari controllo dei freni e della batteria, filtro antipolline, la batteria della chiave che si era scaricata, 80 euro. Qua è il secondo tagliando di 30.000, non so se vedete, quindi sono 80 più 50 più 60, 140 euro. Poi c'è il tagliando dei 45.000, che questo l'ho pagato un po' di più, e vari inversione ruote, filtro antipolline, l'ho pagato di più perché a 500 metri dalla carrozzeria ho bucato e quindi mi ha messo in conto anche la riparazione del pneumatico, altrimenti erano 20 euro più 20 euro di riparazione del pneumatico e sono 105 euro. Togliamo magari 20 euro della 85 euro, ma fa parte del gioco. Esatto, mettiamo anche la foratura. L'ultimo tagliando di 60.000, perché quello di 75.000 ce l'ho tra poco, dove ho fatto fare la verifica anche della batteria, l'avevo fatto fare a 30.000, l'ho fatto fare anche a 60 per capire, vi dico, batteria con 60.000 km era al 98% di efficienza, e tenendo conto, come ho detto prima, la maggior parte è caricata a casa. E questo qua hanno fatto manutenzione più inversione dei pneumatici, controlli generali, filtro antipolline, controllo batteria, 85 euro. 85 euro. Mettiamo anche che ci sia il prossimo, che siano altri 80 euro. Ma sì, ma metti anche 100. Mettiamo anche 100, quindi sono 85 più 105 fa 190, più 80 fa 2,70, più 60 3,30. 130 euro. È un tagliando che spendevo prima in una 500X ogni 20.000 km. Ecco. Quindi qua abbiamo fatto 4 tagliandi in uno. C'è da calcolare anche questi costi qua. E adesso non vi facciamo vedere il costo reale perché ci sono anche i dati suoi della moglie. Però per dire di RC Auto. Tieni conto, RC Auto in agenzia. In agenzia? Non online e cose, perché questa auto è in agenzia. Io gli ho portato il 2024, il 2023 e il 2022
dove ci sono i vari pagamenti di RCA, dove ho pagato praticamente veramente, io avevo detto 150 euro, ma ricordavo male, era qua. Premio RCA globale, teniamo presente, RCA con massimale per sinistro di persone e di cose di 12 milioni, quindi non di 6 milioni e mezzo, quel milione e mezzo di base. 12 milioni di euro. E con la rinuncia di Rivalsa, in guida in stato di ebbrezza. Ok. Leggilo tu così. L'RCA, no, RCA. Leggi tutti quanti. Sì. Globale è 66,73 euro di questa qua è 116 e qua è 65,63. Esatto, dipende dall'anno. Il primo anno avevo pagato un po' di più. Di cui SSN, io non me ne intendo di assicurazioni, 5,54, imposte RCA 8,44, premio incendio furto 140,90 euro e premio altre garanzie, perché qua è c'è grandine e eventi atmosferici che l'hanno diviso, perché da noi la grandine l'hanno amplificata negli ultimi 2 anni, una cosa incredibile, e c'è anche la casco collisione. Giusto per dirvi la grandine, io a caso il fotovoltaico, c'era un'agenzia, c'era una ditta che mi ha detto noi non la facciamo più, perché ci sono stati troppi danni e non riescono a pagare. Non so se è possibile questo, non siamo assicuratori. L'hanno detto anche a me quando volevo cambiare il contratto di Tesla che stavo vedendo, mi hanno detto guarda, io faccio tutto il prezzo, però io la grande, ti faccio gli eventi ma non metto la grandine, perché li hanno proprio separati, eventi atmosferici e grandine, sono 2 voci diverse. Qua in provincia di Venezia o in provincia di Pordenone qua vicino ci sono stati dei disastri con la grandine che hanno bucato i tetti e i fotovoltaici da buttare via. E le auto sfasciate. Auto sfasciate ma disintegrate. Quindi la grandine ultimamente è stata... Con 4 anni mi ha detto l'assicuratrice che in 4 anni ed incide, tieni conto che su questi 600 che hai letto, 320 è la grandine. Ecco, giusto per dirvi. Quindi noi andiamo a guardare l'RCA, sono 66 euro, 116 e 65 in agenzia, con 12 milioni di euro. Non vi faccio vedere i dati perché qua ci sono i dati di Michele, mi secca, però credetemi è scritto qua. Quindi costi veramente molto bassi. Io non li ho mai sostenuti in un'auto che è da tanti anni, cioè tu mi conosci da anni, io cambio l'auto spesso e quindi il primo anno che abbiamo avuto 500 sono rimasto a bocca aperta dei costi, perché ero scettico anch'io all'inizio, però ha dimostrato, e questo mi ha fatto decidere di comprare la Tesla. I bolli non vanno pagati per i primi 5 anni e andiamo ai pneumatici, perché anche là ne ho sentite, mi hanno chiesto qua là, ho colleghi che hanno la Volvo X30, XC30, quella SUV 40, quella insomma il SUVetto là, che hanno cambiato gomme a 30.000 km con la macchina a benzina, 500 li ho cambiati a 51.000. E Tesla a 48.000. E Tesla a 48.000, quindi carità, non è che vado via a livello Lumac, vai in giro normalmente, non è che vai a fare le gare, perché qua da noi sono 8 euro dappertutto, lasciamo perdere, perché ti distrai un attimo, hai preso 3 multe, quindi come è capitato a più persone. E quindi a livello, fortunatamente, io posso parlare per il mio caso, fortunatamente non ho mai avuto un problema, non ho mai cambiato una lampadina, spazzole tergi ovviamente, le gomme che abbiamo detto, non ho mai avuto un problema neanche elettronico. Sono riuscito, che è una domanda che mi ha fatto uno, a scaricare anche un aggiornamento ROTA. Ok. Molto pesante, infatti ci ha messo ore, ma anche in carica. E quando sono andato in concessionaria che me lo volevano fare, ho detto guarda che sono riuscito a farlo. Ma come sei riuscito a farlo? No, non è possibile. Guardano, cazzo, l'hai fatto davvero. Allora diciamo che l'infotainment non è il massimo. L'app un disastro, paragonando con Tesla. Come a uno ha sollevato, è vero, potevano farlo molto meglio, oppure anche aggiornarla, sistemarla un po', ma l'ha messa lì, adesso vediamo Stellantis che idea ha. È vero che a livello produttivo l'auto non si vende, ma io dico che non è neanche pubblicizzata.
e non è neanche un po' incentivata. Io non so, ti ricordi quando c'erano le Uno, le Punto, sì, che ti martellavano di pubblicità, di proposta. Poi diciamo che Fiat da quel punto di vista là è sparita. È sparita, e difatti il suo posto è stato preso da DR. È stato preso da DR, non la promuovono, non fanno nulla di marketing. Cioè, faccio un esempio, diciamo che 500 verrà sostituita da qua a breve con un'altra auto, e nell'indecisione di scegliere il taglio batteria mi hanno prestato l'auto 5 giorni perché scegliessi a titolo gratuito. Cioè, la differenza, e la vedrete nel canale quando arriva. la differenza tra una casa e un'altra, cioè, è vero, adesso verrà fuori tutto il discorso, ma se la dai dentro devi girare, perché sono onesto, c'è chi non la vuole ritirare la 500 questo è un problema che vogliamo sollevare, perché ha paura di rientrare un'auto. Ma l'auto è perfetta. Esatto, ma uno ha paura perché dice non la vendo, mi rimane nel piazzale un anno, giustamente. E poi chi me l'ha valutata poco, chi l'ha valutata a prezzo corretto, tenete conto che mi hanno tolto un po' di valore per l'extra chilometraggio, ci sta, però il valore che da Autoscout o eventualmente 4 ruote sono riuscito a prendere. Girando un po', valutando e sfruttando anche le occasioni, cioè io dico non vi fermate al primo prezzo, alla prima concessionaria, girate perché si può risparmiare molti soldi. Un'auto così quanto vale, Michele? Così, 3 anni e 75.000 km. Quanto vale? Allora, diciamo i costi. Io l'ho comprata aziendale con 5.000 km. Allora, se va di listino Fiat, è fuori per fuori, perché questa è una Icon Plus che ha più i cerchi da 16, ha il caricabatterie wireless, c'ha il tablet quello più grande qui dell'infotainment, c'ha il navigatore, c'ha un po' di cosette in più. Tieni conto che ora te lo danno di serie, ma all'epoca il cavo, quello per la ricarica in AC esterna, lo pagavi 300 euro. E quindi io l'ho pagata 26,5. Ho fatto fare il preventivo per comprare un termico 500, che è il 1000 hybrid là, che vendeva sì. 500. Mi avevano chiesto 20.700 euro scontata, obbligandomi col finanziamento, okay. Cioè questa l'ho pagata, obbligandomi col finanziamento, altrimenti c'erano 1.500 in più. Per avere un'auto, tra virgolette, a livello ADAS non c'erano. Okay. Non c'era nessun ADAS, ne credo questa qua è Cruise Control, non adattivo, la frenata automatica, ha il mantenimento di corsia, ha un po' di ADAS che devo dire che funzionano anche bene. A parte in lane, che è quello che ti tiene in strada là, che è un po' invasivo a volte, però si può disattivare. E quindi ho detto cavoli, qua mi chiedono di un chilometro zero 20.500 euro, di qua un 5.000 che è praticamente nuovo, a 26,5 erano 4.500 euro di differenza, quindi un costo un po' importante, perché non esistono più le auto nuove da 15.000 euro. Io non le trovo, non so dove siano, perché vedo che anche le Panda partono da 16.000 euro, ma non hai neanche l'auto radio. Esatto. E i cerchi di plastica fuori. Quindi mia moglie era più propensa, l'abbiamo presa, abbiamo investito di più. Ma i soldi che gli ho buttato su li abbiamo presi ampiamente ammortizzati e mi hanno dato di 17.000 euro, che è più o meno il valore. Guarda, il valore, io dico sempre, le assicurazioni sono quelle che fanno sempre più fatica a darti i soldi, però ti dichiarano il dato. Adesso io qua non ce l'ho nell'ultimo contratto, vediamo il dato del valore, eccolo qua, il valore che era pagato nel 2024 era di 19.600 euro, cioè io ho il valore totale anche del furto, mi avrebbero dato 19.600 euro. La macchina è quotata a circa 18,5 di valore, che poi è vero che sì, che no, possiamo aprire tutti i discorsi che vogliamo. Io ne ho presi 17, che a me andava bene, visti i chilometri che ha l'auto e tutto quanto, e sfruttando le scontistiche che c'erano a fine anno. Quindi ho fatto 2 calcoli, ho detto bene, la sostituisco e ne porto a casa un'altra. Quindi non fermatevi, secondo me. Il primo problema è costa e non costa, è vero, se noi guardiamo i listini delle auto, ma anche le termiche costano soldi. Sì, tanto. Ricordatevi che
La Dacia Duster non costa più 12.000 euro, Sì. ma costa il doppio. Esatto. No, costa 21.000 di partenza. GPL il base. Ecco. Adesso siamo 23-24 sul GPL. Vedi, quindi calibriamoci che su questi prezzi che non esistono più. L'usato, adesso anche l'usato sta diventando l'usato dell'usato, perché se la gente non compra più nuovo vuol dire che il parco usato fresco scende. Esatto. Si capirà cosa, non lo so. Quindi con 15.000 euro di nuovo non si compra più niente. Esatto, ma magari ti prendi una macchina elettrica che comunque è ancora perfetta, Vabbè, anche perché comunque ne hai ancora di chilometri da fare e avete visto dentro è veramente perfetta. Batteria 8 anni, 160.000 km, è la garanzia, quindi la batteria e motore sono ancora in garanzia. Esatto, quindi se uno la prende ancora 5 anni di garanzia, sì. minimo. Sì. Bene. Non dobbiamo vendergliela usata, no? Perché l'hai già venduta. Questa. Non dobbiamo vendergliela no, io, per carità, finché la macchina non è consegnata, mi ha dato la nuova, la macchina è mia. No, era giusto per dirvi che non siamo qua per vendere sì, esatto. nessuno, ma per informarvi. Esatto, io non devo vendere l'auto, io l'ho già data, sono uno che difficilmente vende privatamente l'auto, perché non voglio avere problemi con nessuno, perché funziona magari benissimo e il giorno dopo si brucia una lampadina, dico, sì. Io non voglio avere quel problema. Non voglio avere quel problema. Buono signori, ci siamo allungati un po', sì. Ci siamo venuti un po' di minuti, però era giusto per rispondere a tutte le domande che ci sono state fatte, a tutte le domande serie che ci sono state fatte. Dopo ci sono tanti smanettoni che cercano proprio quelli che cercano la rissa, sai, che una volta andavi in discoteca e c'era quello che ti spingeva e faceva apposta per farti fare la rissa. Dai, per dirla così in parole, però ognuno sceglie di acquistare quello che vuole. Appunto, ognuno prende quello che vuole, fate quello che volete e questi sono dati reali che vi abbiamo portato qua. Basta, tutto qua. Tutto il resto, se già siete arrivati a questo punto qua, mettete un like minimo, perché ci avete già ascoltato per più di mezz'ora. E niente, io ringrazio ancora Michele per la disponibilità. Quando arriverà la macchina nuova ve la facciamo vedere. E questa qua vogliamo farvela vedere di giorno e di notte, perché sarà un'auto un po' particolare, ma ho visto un'anteprima così, ragazzi, tanta robetta. Ve la porteremo più avanti nel canale. Bene, grazie a tutti signori, ciao ciao! Saluti.